Fuori sta piovendo e forse non è un caso, anche perché ho deciso di rispondere alla domanda più gettonata di queste ore, ovvero ci parli di Bray Wyatt. Ora io non voglio simulare cordoglio, abbassare la voce per ricevere degli applausi e sapete che da sempre io mi trovo a disagio nel digitare qualcosa o nel fare dei video su chi non c'è più, sui morti. Non ho proposto nulla nemmeno quando nel 2018 è scomparso il mio combattente preferito di sempre, e cioè The Dynamite Kid Tom Billington. Perché è come un uovo, no? Che rimane qua, giusto per citare un vecchio film. Cioè, sei sempre lì a metà tra la retorica, il facile consenso, il carro sul quale è semplice saltare per avvantaggiarti poi della scomparsa di qualcuno e sono veli che non voglio mettermi addosso. Ok, e spero che quando non ci sarò più io nessuno provi a farlo, perché non lo so, sono fatto così. Ok? Quindi ho detto va bene, tutti vogliono che io dica qualcosa e provo a farlo. Provo a farlo nei limiti dei miei confini. E quindi vi racconto dell'unica volta, almeno credo, salvo tilt nel mio cervello, in cui ci ho interagito direttamente e per un po' di tempo. E allora devo tornare a ritroso sino a pochi giorni prima di SummerSlam 2017. E lì lui avrebbe affrontato Finn Balor nei panni del re demone. Ma siamo qualche giorno prima e siamo in un evento per la stampa a New York legato al lancio del videogioco ufficiale WWE. E io ho una piccola postazione con una transenna che separa la stampa dai wrestler che passano e come al solito i dirigenti selezionano chi si ferma tra quelli disponibili e dove. Scelgono loro in base a dei criteri che non mi sono noti. E a dirvi la verità, inizialmente non era previsto che Wyatt si fermasse alla mia postazione. Però, come spesso accade, beh, poi io ero un po' rumoroso, cercavo di farmi vedere, no? E anche di far sentire il mio accento, perché come spesso accade, vi stavo dicendo, quando un wrestler sente che quella lì è la zona dell'Italia, se può, ha piacere a sostare e a scambiare due parole, per via della reputazione che il nostro paese gode all'estero. E l'avete visto anche durante l'estate che sta andando a concludersi. Siamo una meta privilegiata, la bella vita, la dolce vita, l'Italia, il paese del sole. In realtà poi il paese del sole, l'isola del sole credo che sia Rodi, ma veniamo visti come un luogo magico, mitico, la culla della civiltà. Quindi italianità in questo caso, in questi casi, a volte diventa un bel biglietto da visita. Vi dicevo che l'evento era dedicato al videogioco della WWE, che quell'anno come slogan aveva sì come nessun altro. E allora feci a Bray delle domande veloci sulla sua unicità. Gli chiesi anche di parlare di Bruno Sammartino. E verso la fine, perché avevi sempre i minuti contati, 3-4 per atleta, non di più, perché comunque c'erano tanti colleghi con cui dovevano discutere, verso la fine gli chiesi, e tu come vorresti essere ricordato? Ora,
Non vi dico tutto quello che mi replicò, ma vi do l'aggancio, perché è la cosa che più mi è rimasta. Perché iniziò la replica dicendo: innanzitutto vorrei essere ricordato. Come se non ne fosse sicuro, come se quello che stava facendo non fosse sufficiente o non ancora, o non fosse abbastanza per rimanere lì così sospeso tra le onde del tempo senza svanire o tramutarsi in polvere. Ecco, quell'incipit, quella premessa mi sorprese parecchio e non so, mi diede una doppia impressione. Quella di una persona che non aveva fatto ancora i conti con l'eco delle sue imprese. E ci sta perché mentre le vivi, nel mio piccolo, in pochi anni di grande popolarità, l'ho percepito, non hai effettivamente la misura della cucitura, dei bordi, dell'idea che gli altri hanno di te. E poi quella di un uomo ambizioso, che non si accontentava e che mirava a molto di più di ciò che già gli era attribuito. Un'altra percezione di quell'incontro, però mettiamoci d'accordo, parlo sempre di sensazioni mie personali e che magari ora sono anche un po' trasfigurate, no? Da quello che è successo e quindi anche amplificate. Però un'altra percezione che ebbi è che Wyatt fosse, non so se ho la parola giusta, selvatico, agreste, mi verrebbe spontaneo, ma credo che serva un elemento più selvaggio al termine, magari nei commenti aiutatemi, datemi una mano. Rustico, campestre, non lo so, potrebbero passare, ma spero di riuscire a darvi l'idea perché è un concetto della letteratura beat, no? Per raccontare un'emozione, visto che siamo tutti diversi, devi, ma è tua, è unica, devi trovarne un'altra surrogata sulla quale gli altri possono identificarsi. Ma l'amore definito da uno non è il concetto di amore che ha un altro, ma la parola ti aiuta a capire quantomeno le radici del tuo discorso. Ecco, io cerco di darvi queste radici. Mi era sembrato Wyatt un tipo aperto, espansivo, colloquiale, però con quel pizzico di rozzezza gentile, immediata, impulsiva, che non ragiona e quindi naturale, che di solito, ma magari mi ci relaziono io in modo inopportuno, è di chi ama essere libero o sentirsi libero, un po' come Iuza delle nuvole. Sono libero come le nuvole. Quindi un tipo che bada al minimo alle apparenze, ma che crea ponti con gli altri proprio grazie a quella rozzezza gentile di cui vi ho detto poco fa. Non so bene come spiegarvela. Una raffinatezza grossolana, sì che lo so, sono due termini in contraddizione, in antitesi, però al momento non ne ho di migliori. Cioè, Bray Wyatt, almeno su di me, giornalista, tra virgolette, perché non lo sono, non sono iscritto all'albo, ma lì con un ruolo simile, equiparabile, ecco, mi diede quella percezione. Cioè, mentre se passa un atleta in giacca e cravatta, tipo The Miz, ci entri in sintonia perché ci parli, ma c'è un'immagine, un modo di fare, una gestualità, un modo di porsi
che è all'interno di una schematizzazione anche doverosa per una multinazionale come la WWE, ecco, Bray Wyatt usciva da quelle regole. Come la libertà che dorme nei campi coltivati, protetta dal filo spinato, cantata da De André. Ecco, Bray Wyatt mi assomigliava tanto, ora che ci penso, al suonatore Jones di De André. Se lo conoscete, canzone importante tratta da un album dedicato all'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, anche qua concetto beat che ricorre in questo monologo bardico, cioè uno che cercava qualcosa e che va a chiedere al mercante di liquori, visto che il liquore affoga i dispiaceri e dovrebbe essere lenitivo, va bene, tu lo vendi, ma cosa hai trovato di migliore? Ecco, Bray Wyatt per me era questo. E ho la pelle d'oca, ragazzi, mentre ve lo racconto, perché ho a schermo, non è che vi racconto delle balle, qualche linea guida. Chiaramente non posso scrivere 15 minuti di video, se no mi esce un papiro e ogni video ci metto delle ore. Però, ecco, questa è forse l'immagine più onesta che posso tramandarvi per quanto riguarda la mia esperienza personale. Ricordo anche che faceva un caldo terrificante, no, in quella sala e sia lui che Braun Strowman si lamentarono per la temperatura, eravamo lì che sudavamo tutti, in maniera istintiva, schietta, ridendoci su, con quell'ironia grezza, ma pacata, cioè rumorosa, ma per certi versi simpatica, non invadente, perché loro si lamentavano con i dirigenti, che è un altro di quei piccoli, chiamiamoli bocconi, di quelle primizie che conservo nel piatto dello ieri che se ne va. E poi la ciliegina sulla torta finale di quell'intervista, il suo consiglio, ok? Quello di farmi crescere la barba e di molto, che era l'unico requisito, a detta di Bray, che mi mancava per essere accettato nel suo clan. Ovviamente delle parole spinte, no, da una mia domanda dicendo cosa mi serve per essere uno dei tuoi. Ok, solo che con la barba lunga mi spiace, ma non mi ci vedo proprio. Ok, un pizzetto un po' accennato, magari anche i basettoni come li tenevo una volta, ma non so, barba lunga alla Bray Wyatt, non lo so. Ad ogni modo, questo è quello che riesco e posso dirvi senza sentirmi a disagio. Mm. Quindi l'ho fatto magari in modo un po' disordinato, anche se a schermo ho un po' di punti fermi per aiutarmi a proporvi un discorso che abbia un minimo di senso, no? Però forse parimenti importante a quello che vi ho detto è la possibilità che ora avete voi, che è quella di completare il video con le parole che vorrete aggiungere nei commenti. Quindi lasciate un like per favore per tenere in vita i miei contenuti. Se potete condivideteli, c'è il bottoncino apposta sotto, condividi e potete farlo su tutti i vostri social e poi aspetto di leggere quello che vi andrà appunto di digitare e fatelo come al solito con dita roventi qui sotto nello spazio a voi dedicato.